Questa è la mia trasformazione fisica in 90 giorni. Prima di farvela vedere, facciamo un passo indietro. 10 anni fa mi sono appassionato del fitness e della palestra e ho iniziato ad allenarmi con l'obiettivo di diventare più forte, resistente e migliorare esteticamente il mio fisico. Come tutti sappiamo, nel 2020 il mondo si è fermato e le palestre hanno chiuso per qualche mese. Ma sono riuscito proprio a pelo ad acquistare l'attrezzatura che mi ha permesso di continuare i miei allenamenti anche da casa. Ed è proprio in quel periodo che ho raggiunto la mia miglior condizione fisica di sempre. In testa avevo solamente un obiettivo: mantenere tutto ciò che avevo costruito in palestra negli anni precedenti, gestendo le calorie nel miglior modo possibile e spingendo oltre ogni limite. Devo dire che c'ero riuscito discretamente bene. Alla riapertura delle palestre a maggio dello stesso anno, decisi di continuare i miei allenamenti sempre da casa e non tornare in palestra, anche perché avevo fatto un bel investimento nell'attrezzatura qualche mese prima. Il declino nel 2023. Per una serie di impegni decisi di abbassare i miei allenamenti a 3 a settimana e la motivazione e la concentrazione in ogni singolo allenamento cominciò a scendere sempre di più. Alla fine di quell'anno, per una serie di trasferimenti, per 5 mesi rimasi completamente fermo dagli allenamenti. Questo mi portò ad avere un fisico deallenato e raggiunsi la mia peggior condizione fisica di sempre. Era arrivato il momento di cambiare. 2024, mi riscrivo in palestra. Oggi 3 gennaio inizia ufficialmente la mia trasformazione fisica, perché nel 2023 mi sono allenato poco e male, sono stato fermo 5 mesi e il resto dei mesi li ho fatti veramente pessimi. Non ho avuto la costanza giusta per allenarmi. Però in questo 2024 voglio ricominciare ad allenarmi bene e con costanza. Per farvi capire come sono ora, questa è la condizione attuale. Sono pesato, sono 76,5 kg e ho perso circa 5 kg di massa muscolare. Ho messo su ovviamente del grasso non allenandomi e anche non mangiando bene, soprattutto in questo periodo di feste, e la condizione è questa qui. Quindi l'obiettivo è quello di fare una ricomposizione corporea, quindi togliere il grasso in eccesso e mettere su la massa muscolare che avevo prima. Condizione ovviamente a freddo, senza pump. Ho perso molti volumi e muscoli anche sulle gambe e sui glutei, non allenandomi per mesi, anche tantissima forza e resistenza. L'obiettivo sarà quello di allenarmi 3 volte a settimana con costanza e avere una dieta equilibrata e giusta, ma soprattutto sono molto curioso di vedere come migliorerò, quanto migliorerò e in che tempi migliorerò, perché non sono mai stato fermo tutti questi mesi nella vita, mi sono sempre allenato per 9 anni, ho sempre fatto palestra senza periodi di stop. Velocissime considerazioni dopo 10 giorni dall'inizio degli allenamenti. Mi aspettavo questa situazione dove i carichi sono diminuiti notevolmente, la mia resistenza, la mia forza e anche la mia massa muscolare sono andate un po'. Ho regolato anche la mia alimentazione, quindi sto mangiando molto meglio, regolato e pesando tutti i cibi, e questo sta influendo anche notevolmente sulle mie energie. Mi sto regolando molto bene, circa 4-5 pasti al giorno, sempre con carboidrati, proteine e grassi. Questa è la mia condizione il 14 gennaio, quindi dopo 10 giorni dall'inizio degli allenamenti. Le prime settimane sono state di rodaggio, riprendere i movimenti dei vari esercizi, consapevole del fatto che i carichi non si avvicinavano minimamente a quelli a cui ero abituato. I feedback sono strapositivi perché ricominciando ad allenarmi sento proprio che il fisico sta ricominciando a vivere. È una sensazione stranissima, ma avendo uno storico da sportivo, il fatto di stare fermo mi cominciava a pesare veramente moltissimo. Ora che ho ricominciato sento il fisico vivo, sento i muscoli che stanno ricominciando un po' ad azionarsi, a ricominciare tutto il movimento. È il 17 febbraio, mi vedo ancora un po' vuoto a livello muscolare, ma i carichi stanno progredendo in tutti gli esercizi, quindi tutto procede alla grande. Ma grazie a un po' di esperienza in questi anni, sapevo benissimo che dopo 1 o 2 mesi avrei visto dei miglioramenti assurdi. Infatti è stato così, i carichi salivano e la mia forza aumentava a dismisura. Aggiornamento del 13 marzo. Sono veramente molto soddisfatto perché sto ricominciando ad alzare dei pesi decenti nella panca piana e nello squat. E mi fa veramente piacere documentare tutto quanto con voi, anche perché tantissime persone saranno nella mia stessa situazione dove sono state ferme, devono ricominciare oppure dovranno iniziare completamente magari un percorso perché vogliono migliorare sia l'aspetto fisico, sportivo, delle prestazioni, e quindi voglio condividere con voi tutta questa trasformazione, diciamo tutto questo processo che mi porterà a un miglioramento complessivo. Il mio fisico si stava trasformando, tutta benzina per raggiungere il mio obiettivo.
e si ricomincia ad allenarsi seguendo un allenamento e una dieta ben precisa. Tutto grazie alla memoria muscolare, un po' quando si ricomincia ad andare in bici dopo anni di stop. Il tuo cervello sa già andare, i movimenti li ha già imparati e registrati, e ricominciare diventa molto più semplice. Conoscendomi sapevo cosa dovevo mangiare e quanto dovevo mangiare. Oltre ai carichi, anche la fame aumentava, e di conseguenza anche le porzioni di cibo. Sono i primi di aprile e sono passati 90 giorni dall'inizio della mia trasformazione. Se guardo il peso della bilancia, ho perso mezzo chilo. Infatti il peso non è un indicatore così tanto importante. In questo caso possiamo dire che allo stesso peso il mio fisico è decisamente cambiato. Sono molto più forte e resistente e esteticamente a parità di peso ho più muscolo e meno massa grassa. Nella vita ci saranno dei periodi in cui non saremo al top, dove ci saranno degli imprevisti, i nostri obiettivi cambieranno e magari la nostra motivazione diminuirà a causa di altre questioni che dovranno essere messe in primo piano anche a discapito della nostra salute. Sì, perché per me fare sport, in primis, vuol dire stare in salute e lo considero come una sorta di meditazione, dove mi collego totalmente col mio corpo e ho il pieno controllo. Mi sento veramente vivo. Il fisico che ho raggiunto non è la mia miglior condizione fisica di sempre. C'è ancora tanto da migliorare, ma sto iniziando ad apprezzare le varie tappe del viaggio, qualsiasi esse siano. Ecco la mia trasformazione fisica dopo 90 giorni, prima e dopo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre considerazioni. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi voglio ringraziare per la vostra attenzione. E se questo video ti è piaciuto e ti piacciono i contenuti che porto in questo canale, ti chiedo un piccolissimo gesto per te gratuito, quello di iscriverti, lasciare un mi piace e se questo video ti ha motivato o motivata, ti chiedo di condividere questo video con una persona che ha bisogno di un po' di motivazione. Anche perché grazie al tuo aiuto riuscirò a raggiungere il mio prossimo grandissimo obiettivo, i 1000 iscritti qui su YouTube. Sarebbe veramente un traguardo incredibile, quindi se ti va di darmi una mano, così insieme ce la faremo. Per me questo è un video molto importante, perché solamente il fatto di riguardare clip mentre mi allenavo di qualche anno fa mi hanno fatto molto riflettere. Bisogna apprezzare il momento presente, perché al tempo magari non ci pensavo, ero focalizzato sullo step successivo a migliorarmi ancora di più, ma il fatto di avere la possibilità di allenarsi e stare in salute non è per niente banale, senza giustamente apprezzare i buoni risultati che stavo ottenendo in quel momento attraverso il duro lavoro. Ovviamente è una visione influenzata tantissimo dalla società odierna che ti influenza a migliorarti sempre di più in qualsiasi ambito, spingerti di più, senza veramente apprezzare il momento presente. Ti dà un'illusione che ci sia sempre qualcosa in più e migliore, senza farti godere i piccoli risultati e le piccole tappe che riesci a raggiungere. Chiusa questa riflessione, voglio terminare questo video con una citazione. La forza non arriva dalle vittorie. La lotta e le sfide sviluppano le tue forze. Quando attraversi le difficoltà, decidi di non arrenderti. Quella è forza.